Ciao a tutti. Benvenuti su Celebrita dalla Turchia. Tutti i dettagli sono in questo video, e prima di addentrarci nella storia non dimenticate di iscrivervi e condividere. Il vostro sostegno è ciò che ci permette di raccontarvi quello che gli altri preferiscono sussurrare. Oggi, il mondo dello spettacolo trema ancora una volta, e al centro dell'attenzione non c'è un set, non c'è una prima scintillante, ma una porta del tribunale che si apre all'alba. Il protagonista? Can Yaman, l'attore che ha conquistato una fanbase enorme con progetti di successo e un carisma capace di infiammare i social. Ma a far notizia non è una nuova serie. Secondo quanto filtrato, Can avrebbe incrociato lo sguardo con Demet Özdemir in un'aula di tribunale, nelle prime ore del mattino, per una questione privata che fino a ieri sembrava un'eco lontana. E quello che è accaduto lì dentro, tra sguardi trattenuti e parole pronunciate solo attraverso avvocati, è diventato subito il mormorio più rumoroso della giornata. Si parla di un'udienza breve ma tesissima, iniziata quando la città non era ancora completamente sveglia. Can sarebbe entrato per primo, con quell'aria controllata che i fan conoscono bene, spalle dritte, passo deciso, ma uno sguardo distante, difeso. Pochi minuti dopo, Demet sarebbe comparsa al suo fianco di corridoio, circondata da volti amici. Un piccolo cerchio di fiducia che le è rimasto accanto dalla prima all'ultima parola detta in quell'aula. Le indiscrezioni raccontano che i problemi tra i due non sarebbero spuntati all'improvviso, c'erano da tempo, nascosti da sorrisi professionali, interviste misurate e una distanza che solo gli occhi più attenti avevano iniziato a notare. Ma vederli arrivare fin qui, davanti a un giudice, è la soglia che nessuno si aspettava di vedere varcata così presto. Dentro, le emozioni avrebbero oscillato tra silenzi prudenti e fiammate improvvise. Non si sarebbero parlati direttamente, avvocati pronti, parole ben calibrate, un copione giuridico che non lascia spazio all'improvvisazione. Per qualcuno presente in corridoio, c'è stato un attimo in cui l'aria ha vibrato. Un respiro trattenuto di Demet, lo sguardo fisso di Can verso il banco dei legali, la sensazione che bastasse una sillaba fuori posto per far crollare tutto. Eppure, fino all'ultimo, entrambi avrebbero scelto la via della compostezza. Un controllato, continua, lo riferiremo a mezza voce, il fruscio dei fogli e il rumore delle suole sull'asfalto freddo del palazzo di giustizia. Ma c'è un dettaglio che ha fatto esplodere la curiosità di tutti, la presenza di Sinem Ünsal. Sì, proprio lei. Vederla lì, seduta fra il pubblico, ha scatenato un'ondata di domande prima ancora dell'inizio dell'udienza. Perché era presente? Testimone? Sostegno morale a Can? Un'osservatrice discreta per capire, per esserci, per non lasciare che il peso del giorno gravi su un'unica spalla? Le versioni si intrecciano e le certezze sono poche. Quello che è chiaro è che il suo arrivo ha trasformato una vicenda già intensa in un evento capace di catalizzare l'attenzione di tutti i siti e di tutte le bacheche. Le immagini fuori dal tribunale raccontano più di 1000 comunicati, Can che esce in fretta, lo sguardo basso e la mascella serrata, nessuna risposta alle domande. Demet che segue, visibilmente scossa, le labbra che accennano una frase e poi si fermano, come se il silenzio fosse l'unica forma di protezione possibile. E Sinem che lascia l'edificio poco dopo, con passo leggero, nessuna dichiarazione, nessun gesto che tradisca il motivo della sua presenza. Il risultato? Un silenzio che fa rumore, un vuoto di parole riempito da congetture, sospiri e thread infiniti. In rete l'argomento diventa immediatamente trend. Le timeline si dividono, le letture rimbalzano. C'è chi vede nell'arrivo di Sinem un gesto di amicizia limpida, chi sussurra la parola testimone, chi parla di sostegno alla persona più che al personaggio. Altri spingono la fantasia più in là, ma vengono richiamati alla realtà, nulla è stato ufficializzato, nulla è stato spiegato. Le fonti più vicine ai protagonisti restano caute e, a quanto pare, la riservatezza è la regola d'oro che entrambi stanno cercando di proteggere. Eppure, la domanda resta sospesa come una nota, la stessa che sigla le storie più difficili. Come si è arrivati a questo punto? Chi conosce Can sa che non ha mai amato l'attenzione sulla sua vita privata. Più volte, in passato, ha respinto gli eccessi della curiosità, chiedendo che fosse il lavoro a parlare.
Ma la cronaca di oggi lo riporta al centro della tempesta, suo malgrado. Dimet, dal canto suo, avrebbe confidato a chi le è vicino il desiderio di attraversare questa fase con compostezza, proteggendo la famiglia, difendendo il proprio spazio dagli sguardi indiscreti. È una partita delicata, che non si gioca su un palcoscenico, e proprio per questo molti sperano che resti circoscritta, lontana dagli applausi e dalle fischiate. Secondo quanto trapela, l'udienza sarebbe stata rinviata a una data successiva. Un rinvio che non spegne la curiosità, anzi, la alimenta. Perché se oggi le parole mancano, domani potrebbero arrivare chiarimenti, smentite, scelte definitive. E nel frattempo, ogni gesto viene analizzato come un indizio, il like tolto, la foto archiviata, la storia condivisa a notte fonda, il testo di una canzone che sembra parlare troppo chiaramente. In questa danza di segnali, i fan scrivono, consolano, si promettono di restare, mentre chi guarda da lontano si chiede quale sia il confine tra vita e mito. Le ricostruzioni ufficiose raccontano una mattina fredda e il corridoio di un piano alto, pochissime persone, telefoni in tasca e sguardi che scivolano sul pavimento. Khan si sarebbe trattenuto accanto al suo legale, ascoltando con attenzione, pronunciando solo il necessario. Dimet, protetta dal suo entourage, avrebbe preferito non incrociare a lungo gli sguardi, come se ogni contatto potesse riaccendere memorie recenti. La scena, a detta di chi dice di aver visto, era un paradosso perfetto, due star abituate alla luce, avvolte da una penombra attentissima, quella che il tribunale impone alle storie che contano davvero. L'arrivo di Sine Munsal ha aggiunto una cornice magnetica alla giornata. Vestita in modo semplice, è passata quasi inosservata ai primi sguardi, ma non agli occhi allenati di chi conosce le dinamiche del nostro mondo. Il suo nome è bastato per far partire 1000 interpretazioni. C'è chi giura di averla vista scambiare un cenno di saluto con Khan prima dell'ingresso, chi dice che si sia seduta nelle ultime file, chi sostiene che abbia parlato con un membro del team legale. Ma è proprio su questo che tutto resta nebuloso. Nessun ruolo ufficiale, nessuna conferma, soltanto la certezza di una presenza che pesa come un capitolo inaspettato. E poi c'è l'esterno, la piazza, i gradini lucidi e il mormorio che si alza quando la porta si apre. Un giornalista fa una domanda a mezza voce, un altro cerca l'inquadratura giusta. Khan spinge il passo e sale su un'auto scura, il finestrino che riflette un cielo attraversato da nuvole sottili. Dimet lo segue a distanza, si ferma un istante, inspira, risale il colletto e scompare. Pochi minuti dopo, Sinem con la stessa discrezione di quando è arrivata. Nessuno parla. Nessuno nega. Nessuno conferma. E questa scelta, così semplice, diventa benzina per ore di programmi, commenti, storie, collage di foto e titoli che cercano la frase perfetta per dire che, in fondo, non sappiamo ancora niente. Chi sperava in un comunicato pronto a mettere in fila i fatti è rimasto deluso. Le persone vicine a Khan e Dimet, contattate da chi cerca la dichiarazione buona per chiudere la questione, hanno risposto con la stessa parola, riservatezza. È come se entrambi avessero deciso di affidare il presente al tempo e allo spazio protetto delle procedure. Una scelta che può sembrare fredda, ma che per qualcuno è l'unica in grado di salvare ciò che merita di essere salvato. E intanto, sullo sfondo, i ricordi dei due, i progetti intrecciati, le immagini che li hanno resi simbolo di un'alchimia rara, tornano a scorrere come un film che il pubblico non vorrebbe mai vedere finire. C'è chi ricorda la loro capacità di sorridere con gli occhi, chi parla della dedizione al lavoro, chi racconta di averli visti sostenersi nei momenti in cui i riflettori diventano più pesanti. Ed è forse questo a rendere il presente così denso. La percezione di due destini che hanno camminato per un tratto insieme e che oggi si ritrovano a misurare le parole su carta timbrata. Per qualcuno è soltanto un passaggio, un ponte da attraversare per ritrovare l'equilibrio. Per altri è l'anteprima di un cambiamento inevitabile. Ma nessuno, proprio nessuno, può dire di aver ascoltato la versione definitiva. Intanto, nella città che corre, le voci rimbalzano da una caffetteria a una redazione. Si dice che l'udienza sia stata più breve del previsto, che le parti abbiano presentato istanze precise,
che il giudice abbia disposto il rinvio per esaminare alcuni dettagli. Nessuna certezza assoluta. Solo frammenti. Eppure bastano a tenere tutti con il fiato sospeso. Perché quando si parla di Kenyomen e di Metos Demir, anche il più piccolo gesto diventa un racconto, e un corridoio di tribunale può sembrare un sipario che si apre su un atto inatteso. Sul web, tra i commenti più lucidi, c'è chi invita a non correre. A ricordare che la vita vera non ha le scorciatoie delle sceneggiature. Che le storie, quelle vere, avranno sempre una parte che ci sfugge. Altri, comprensibilmente, sperano in una pace rapida, in una stretta di mano, in una frase che ricomponga ciò che adesso appare incrinato. Magari non davanti alle telecamere, magari lontano, in un luogo in cui l'unica cosa che conta è il respiro lento di una stanza senza rumore. Una voce racconta che Dimet, uscendo, avrebbe sfiorato con le dita il bracciolo della panca del corridoio, come a trattenere un istante. Un'altra dice che Khan, seduto in silenzio mentre si attendeva di entrare, abbia chiuso per qualche secondo gli occhi, e in quel gesto ci fosse tutta la fatica di un giorno che non avresti voluto vivere. Forse è così, forse no. Ma ci sono giorni in cui le immagini parlano più delle parole, e questa sembra essere una di quelle volte. Di Sinem non sappiamo molto di più. La sua presenza, però, è bastata per accendere l'immaginazione di chi guarda. È raro vedere un volto noto scegliere il ruolo del profilo basso quando la posta emotiva è alta. Forse è proprio per questo che la sua apparizione ha avuto l'effetto di un titolo scritto in grassetto. Ma finché non ci saranno conferme, l'unica cosa onesta è fermarsi al dato visibile, c'era. E poi è andata via, senza rumore, come era arrivata. E così la giornata si chiude con una certezza e centinaia di domande. La certezza è il rinvio, l'appuntamento a data da destinarsi. Le domande sono tutte quelle che riempiono le ore tra oggi e quel "a presto" che non sappiamo quando suonerà. Khan e Dimet sceglieranno di parlare? Arriverà una nota congiunta? Si preferirà il silenzio, quel silenzio che custodisce e allo stesso tempo confonde? Non possiamo saperlo. Possiamo soltanto osservare, con rispetto, e attendere. Quello che è successo oggi, comunque vada, resterà a lungo nelle conversazioni del nostro mondo. Perché tocca corde profonde, il confine tra ciò che è nostro e ciò che appartiene al pubblico, la fatica di essere veri quando tutti ti chiedono un ruolo, il tentativo di proteggere ciò che conta mentre tutto intorno chiede un titolo, una frase, un gesto definitivo. Forse non arriverà subito. Forse non arriverà affatto. Ma a volte il coraggio è proprio questo. Tenere in piedi un silenzio quando tutto chiede rumore. Noi, da parte nostra, continueremo a seguire ogni sviluppo con la cura che questa storia merita. Senza speculazioni, senza forzature, con l'attenzione a ciò che viene detto e a ciò che non viene detto. Perché tra Kenyomen e Dimetos Demir, al di là di qualsiasi voce, c'è una storia che ha fatto sognare e che adesso chiede rispetto. E c'è una terza presenza, quella di Sine Munsal, che ricorda a tutti quanto sia facile trasformare un dettaglio in un romanzo, dimenticando che spesso il cuore delle persone è molto più semplice e molto più fragile. Se ci saranno novità, le ascolterete qui, su Celebrita dalla Turchia. Fino ad allora, vi chiediamo di respirare con noi, di aspettare con pazienza, di non perdere la misura mentre i minuti scorrono. E a chi oggi ha letto, guardato, commentato, chiediamo anche un gesto di eleganza. Lasciare che la vita faccia il suo corso, senza pretendere di dirle come andare. Perché certe storie, soprattutto quelle raccontate nelle aule in penombra e sui gradini lucidi di un tribunale, hanno bisogno di silenzio per trovare la loro verità. Grazie per averci seguito fino a qui. Se il racconto vi ha toccato, iscrivetevi al canale e condividete questo video, la vostra voce è la nostra forza. Noi restiamo con gli occhi aperti e il cuore attento, pronti a raccontarvi, quando sarà il momento, ciò che i protagonisti sceglieranno di dire. Fino ad allora, restate con noi su Celebrita dalla Turchia, dove le storie non si cercano, si ascoltano.